Si sta finalmente sbloccando il mercato dell'Inter, ragazzi. Noi qui da qualche settimana ormai vi stavamo dicendo cercate di avere ancora un po' di pazienza perché nella parte finale, soprattutto nella seconda metà di agosto, potrebbero succedere delle cose molto interessanti. E chi di voi ha avuto la forza e la serenità di mantenere la pazienza e non di arrabbiarsi per un mercato che sembrava abbastanza fermo fino a pochi giorni fa, da adesso in poi potrebbe effettivamente divertirsi, perché intanto c'è l'operazione Jed Spence che dovrebbe diventare ufficiale entro più o meno la fine di questa settimana. Il giocatore è atteso a Milano appunto nei prossimi giorni per visite mediche e firma sul contratto ed è questione veramente di poco, ma in questo momento sono secondo me altre due le operazioni più calde da tenere molto sott'occhio per motivi differenti, e sono anche le due operazioni di cui parleremo all'interno di questo contenuto, una delle quali potrebbe sbloccare un terzo colpo importante appunto in coda a questa sessione di mercato. Ne parliamo quindi all'interno di questo contenuto, andiamo molto veloci, vi do subito il ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, invitandovi a cliccare qui sotto subito sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti per continuare a supportare il nostro progetto, e poi come sapete qui c'è sempre il QR code per entrare anche a far parte del club di Passione Inter e sostenere ancora di più appunto la nostra realtà. Vi dicevo di due operazioni molto importanti da tenere d'occhio, oltre a quella di Spence, di cui parleremo in coda a questo contenuto. La prima è quella che ovviamente riguarda Davide Frattesi alla Lazio, e stanno circolando alcune indiscrezioni che potrebbero cambiare leggermente, diciamo, le carte in tavola. Poi vi voglio dare anche una mia lettura di questa operazione, visto che in tanti hanno detto che l'Inter sta svendendo Frattesi. Voglio dirvi un attimo la mia. Cominciamo però facendo un riassunto di quella che sembra, cioè di quella che al momento è l'operazione. Si parla di un prestito oneroso da 1 milione di euro subito, con un diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di puntini puntini, perché qui arriviamo a una delle novità. In tutte queste ore si era parlato di due possibili condizioni, che sono il raggiungimento delle 25 presenze in maglia Lazio di Frattesi e il raggiungimento della squadra, della Lazio, almeno del 12° posto in classifica nella prossima stagione di Serie A. In realtà le cose non sono esattamente così, e a quello che risulta anche a noi di Passione Inter potrebbe esserci qualche lieve cambiamento. In particolare le presenze in maglia Lazio di Frattesi non dovrebbero essere 25 bensì 22, questo dovrebbe essere il numero effettivo delle presenze, e il posto in classifica della Lazio non il 12° ma il 10°. Dovrebbero essere questi in realtà i numeri precisi dell'operazione, a cui si aggiunge un altro piccolo dettaglio che stavo leggendo prima mentre preparavo appunto questo contenuto, perché fino ad ora era stato detto che queste due condizioni dovessero essere rispettate non necessariamente entrambe, ne basterebbe una su due. Qualcuno in queste ore sta dicendo che in realtà andrebbero centrate tutte e due, quindi sia le presenze in maglia Lazio di Frattesi che il posizionamento in classifica. Qui io rimango un pochino cauto, bisogna ancora fare bisogna ancora fare delle verifiche, però a mio avviso al momento dovrebbe essere confermato il fatto di averne una sola su due, non necessariamente tutte e due. Detto che poi potrebbero cambiare appunto delle cose, nel senso che per come la vedo io in questo momento, forse quella paradossalmente più a rischio è la prima, ma non tanto perché Frattesi rischia di non giocare con la Lazio, ma perché c'è il rischio di un infortunio o problematiche di questo tipo che potrebbero cambiare le cose. La Lazio dall'11° posto in giù, per carità, non è impossibile, però è comunque qualcosa di difficile per come la vedo io, quindi non sarei troppo preoccupato su quella. Il rischio è che appunto un infortunio o problematiche del genere possono compromettere la prima di queste due condizioni, ma se Frattesi sta bene e ritrova continuità, per me 22 o 25 pure presenze le fa in carrozza in questa Lazio. In più, in aggiunta a tutto questo, l'Inter manterrebbe anche una percentuale sulla futura rivendita o sulla plusvalenza. Anche qui è un attimo da capire perché c'è un po' di confusione da questo punto di vista. Si parla del 50%, nel caso in cui fosse sulla futura rivendita di fatto rappresenterebbe un po' una comproprietà mascherata, quella di Frattesi tra Inter e Lazio. Se fosse sulla plusvalenza invece un pochino meno, però anche lì si tratterebbe di una cospicua somma, considerato che la Lazio nel complessivo, se lo riscattasse, lo pagherebbe non più di 15 milioni di euro.
Ci sono anche 3 milioni di bonus che potrebbero, diciamo, aggiungersi a questa cifra, che però in teoria nelle plusvalenze e nel valore a bilancio non contano e quindi nel ragionamento che facevo un attimo fa non rientrano. Vi faccio vedere anche molto rapidamente proprio un flash. È arrivato anche il canonico Here We Go di Fabrizio Romano a confermare prima dell'ufficialità la chiusura definitiva dell'operazione, con un Frattesi che in queste ore, forse già domani, dovrebbe arrivare a Roma per le visite mediche con la maglia della Lazio. Vi dico velocemente, per me è una buona operazione. Ho letto in tanti in queste ore dire l'Inter sta svendendo Frattesi, 15 milioni sono pochissimi, ne vale almeno 25, almeno 30. Per come la vedo io, ragazzi, sulla carta Frattesi ha i valori per arrivare a 30 milioni. L'Inter lo ha pagato 30 milioni effettivamente, e per quelle che sono anche le sue peculiarità, quindi un giocatore che segna tanto, che si fa notare anche per questo, è vero, un Frattesi al top li può valere 30 milioni di euro, però noi dobbiamo un attimino inserire questa operazione nel contesto, e il contesto ci dice che Frattesi arriva da 2 stagioni complessivamente negative, perché anche quella in cui segna il gol col Barcellona e col Bayern comunque secondo me nel complesso non può essere considerata una stagione positiva, perché ha giocato comunque poco e ha fatto meno del solito. Quella dopo, cioè l'ultima, addirittura ha chiuso con 0 gol e 0 assist e ha giocato ancora meno. Oggi purtroppo, ragazzi, Frattesi è un giocatore fortemente svalutato e quindi la prospettiva di guadagnare tanto di più di questi 15 milioni non c'è. Non dico che non si poteva arrivare a 20, magari quello sì, però più di 20 la vedevo difficile. Quindi che cosa ha fatto l'Inter per come la vedo io? Intanto l'Inter ad oggi non ha nemmeno bisogno di fare un mega incasso dalla vendita di Frattesi. Se vi ricordate, chi ci segue sempre lo sa, io vi sto ripetendo da settimane che per quanto riguarda Frattesi e anche Pavard, anche se al momento Pavard sembra più vicino alla permanenza, l'obiettivo dell'Inter era quello di venderlo senza perderci, ovviamente a livello economico, ma soprattutto venderlo per liberarsi del grande peso a bilancio che aveva, mi pare, intorno ai 12 milioni per quanto riguarda Frattesi. La mega plusvalenza sarebbe stata una cosa in più, ma al momento l'Inter intanto a livello di bilancio non ne ha troppo bisogno in questo momento, e poi comunque sapeva, come dicevo, di non poterlo fare. Quindi tu incassi 1 milione di euro di prestito oneroso e aggiungi a questo il risparmio dei 5 milioni e mezzo lordi di stipendio che pagherà la Lazio, per un totale di 6 milioni e mezzo, che guarda caso coprono esattamente la quota di ammortamento nel bilancio dell'Inter di Frattesi, che ogni anno era di circa 6 milioni e 4, se non sbaglio, comunque 6 milioni e mezzo. Quindi l'Inter ne esce in pari in questo momento, dà la possibilità alla Lazio di riscattare il giocatore, la possibilità o l'obbligo, in base al fatto che c'entri quelle condizioni di cui parlavamo prima, di riscattare il giocatore, rivalorizzarlo, perché se la prossima stagione Frattesi torna a giocare, torna a fare bene, torna a fare i suoi 7-8 gol in un anno, diventa un giocatore ancora appetibile, magari per un livello ancora più alto rispetto alla Lazio, con tutto il rispetto. Quindi l'Inter ha 1 più 14 diventa 15, i bonus poi vedremo a cosa faranno riferimento, e su un'eventuale cessione della Lazio ti porta a casa il 50%. Ripeto, che sia plusvalenza, che sia sulla cifra totale, non è che non cambi nulla, però comunque per l'Inter sono soldi interessanti in entrambi i casi. Ti esponi al rischio che Frattesi continui a fare fatica e anche la Lazio non si valorizzi? Sì, però l'Inter comunque grande futuro non lo avrebbe. Ti esponi al rischio che Lotito non lo venda, perché sappiamo che Lotito è anche un presidente con cui è complicato andare a trattare per acquistare. Sì, anche questo. Però ragazzi, oggi Frattesi nell'Inter è un esubero totalmente svalutato. Non possiamo pensare che nel vendere un giocatore del genere si possa fare l'operazione senza nessun tipo di ombra. È inevitabile che secondo me qualcosa tu debba lasciare sul tavolo, ma nel complesso può essere anche una buona operazione. Chiudo la parabola e il discorso su Frattesi con la grande domanda che sorge in questo momento, alla fine o quasi della sua esperienza all'Inter. Secondo voi si può dire che Frattesi nell'Inter sia stato un flop, considerato tutto, oppure no? I commenti sono qui apposta per voi, fatemi sapere qui sotto, sono molto curioso. Veniamo poi alla seconda trattativa più calda di questo momento che vi annunciavo prima, che è quella che riguarda Luis Enrique. Qui c'è una situazione un po' particolare, perché i vari esperti di mercato, fra Romano, Di Marzio e tutti gli altri più noti e famosi, sembrano andare un po' su 2/3 binari diversi, tra chi dice operazione quasi chiusa, grande ottimismo, a chi dice invece operazione totalmente ferma. La situazione in questo momento è
un po' intricata, perché Inter e Roma hanno parlato di Luis Enrique e secondo me hanno fatto anche un discorso abbozzando una cifra possibile, che fra poco vi dico. Il fatto è che la Roma parallelamente sta lavorando con il Porto per acquistare Mora, giocatore che in questo momento è la priorità, perlomeno tra i due, per i giallorossi. Quindi cosa sta succedendo? La Roma sta cercando di capire con il Porto quanti soldi andrà a pagare nell'operazione Mora, che anche lì dovrebbe essere un prestito molto oneroso, quindi ci sono tante cose da definire, e in base a quello, al modo in cui si chiuderà quell'operazione lì, andrà poi a capire eventualmente se e come chiudere o comunque andare a lavorare su Luis Enrique. Motivo per cui al momento, secondo me, i 30 milioni di cui inizialmente si era parlato, forse in maniera un pochino avventata, secondo me a naso sono un pochino tanti per l'operazione Luis Enrique. Se fossero 25, magari non so, 24 più bonus, qualcosa del genere, già potremmo essere su una cifra un po' più credibile per come la sto leggendo io. Quindi non è un'operazione chiusa, assolutamente no. È un'operazione che però potrebbe riaccendersi nel giro di poco in base, ripeto, a quello che accadrà tra la Roma e il Porto per Mora. Anche qui si era parlato anche del fatto che Luis Enrique fosse contrario al trasferimento anche per ragioni economiche. Questo in realtà non risulta, anche perché a livello di ingaggio non ha un ingaggio spropositato Luis Enrique all'Inter, quindi non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. Un flash molto rapido su Spence, perché prima ve l'ho citato, 31,5 milioni l'operazione più bonus, che se centrati tutti farebbero arrivare il prezzo finale a 35, contratto che dovrebbe essere quadriennale da 3 milioni netti e quindi circa 5,4, qualcosa del genere, lordi. Queste le cifre al momento che si sanno. Come vi dicevo, il giocatore è atteso a Milano entro il fine settimana per le visite mediche e la firma. Di solito si dice questo un po' come fosse un rito, però per quello che è successo con Karaili, per le visite mediche che andranno fatte e speriamo che vada tutto bene, e poi la firma eventuale sul contratto. Del giocatore a livello tecnico abbiamo parlato più volte in questi giorni, quindi penso che più o meno adesso abbiate un'idea delle sue caratteristiche. In generale è un giocatore che ha delle differenze rispetto a Dumfries e soprattutto è molto diverso, per esempio, da quello stesso Luis Enrique di cui vi parlavo un attimo fa. Alcuni dicono che sia proprio una richiesta di Kivu, che ha fatto il nome di Spence perché è un giocatore che apprezza molto. Secondo me le caratteristiche che il mister cerca e che rivede evidentemente in Spence sono intanto il coraggio e l'aggressività nell'andare a pressare alto la squadra avversaria, soprattutto una volta persa palla, la capacità di portare palla a campo aperto e infine una caratteristica che stiamo cercando di aggiungere sempre più spesso, il dribbling. In queste ore è circolato un dato che ha riportato Opta. Vi leggo la statistica. Spence è il giocatore del Tottenham che nelle ultime 2 stagioni vanta più dribbling riusciti, 106, tra tutte le competizioni, ben 37 in più di qualsiasi altro. Quindi è evidente, insomma, che l'Inter stia cercando di aggiungere anche questa caratteristica, anche con lo stesso Diouf, per esempio, che si è scoperto essere un gran bel dribblatore. Lo stesso potrebbe essere per Jed Spence. Si sta, diciamo, mettendo in piedi un mercato molto interessante, un mercato che soprattutto, come vi anticipavo prima, potrebbe aprire anche ad una terza, diciamo, un terzo colpo in arrivo. E sto parlando chiaramente di Curtis Jones, giocatore che è legato a doppio filo a quella che è oggi l'operazione Frattesi. Si diceva che l'Inter, una volta ceduto Frattesi, avrebbe fatto un altro tentativo più sostanzioso per Curtis Jones. L'operazione Frattesi è praticamente chiusa, quindi occhio al centrocampista del Liverpool, perché tra l'altro da Liverpool potrebbe anche arrivare ancora un piccolo sconto, un po' sull'onda lunga di quello che è successo con il Tottenham per Spence, dai famosi 40-45 milioni che chiedevano inizialmente sia il Tottenham che il Liverpool. Forse anche il Liverpool alla fine potrebbe scendere, l'operazione potrebbe arrivare a chiudersi tra i 30 e più probabilmente 35. E se l'Inter piazzasse anche Jones dopo Spence e Stones in questo scioglilingua che complica un po' le cose, soprattutto a noi che ne dovremo parlare ogni giorno, beh, comunque metterebbe insieme una squadra davvero non indifferente. Questo era tutto. Io, ragazzi, sono abbastanza carico, non lo nego, è un mercato che mi sta intrigando molto, sono molto curioso di vedere questi giocatori in campo nelle mani di Kivu. Fatemi sapere nei commenti quello che ne pensate, sia su Frattesi, la domanda che vi ho fatto prima, ma in generale anche su Spence, su Luis Enrique, su Curtis Jones e tutti gli altri.
Noi ci risentiamo nelle prossime ore, perché appunto è un momento molto caldo, quindi è il caso di tenervi aggiornati sempre di più con i nostri contenuti. Vi invito qui sotto ancora a cliccare sul tasto iscriviti e sul tasto mi piace a questo contenuto. Oltre a ricordarvi il club di Passione Inter, vi lascio con un link che trovate in descrizione se mi state seguendo in podcast per recuperare un altro contenuto, mentre su YouTube lo potete fare cliccando qui.